Salve e benvenuti nel mio canale. In questo video vi illustrerò dettagliatamente che cos'è e a cosa serve un trapano a colonna, come è fatto, una base bella pesante, una colonna portante, un motore, qui abbiamo il piano d'appoggio. Queste linee servono a mettere un morsetto che andrà sempre utilizzato. Il trapano a colonna non si utilizza a mano libera, tipo faccio questo è un pezzo di ferro pieno, mantengo il buco, è pericolosissimo. Il trapano va sempre accompagnato da una morsa avvitata qui per le regolazioni e poi le mani lontano dalle punte. Come funziona? Il motore trasmette il moto al mandrino tramite una serie di cinghie. Queste pulegge, queste cinghie, qui ce ne sono tre, una è di rinvio perché il trapano è abbastanza potente, è un 500 watt ed questa è la scala delle velocità. Più pulegge, più si può regolare il tipo di velocità. Qui riusciamo ad andare dal minimo di 300 giri al minuto in una configurazione fino a 2410 giri al minuto in altre configurazioni. In questa configurazione siamo in A, vedete? Prima A, questa è la puleggia di rinvio, non conta nulla, andremo a vedere direttamente l'altezza della cinghia. Qui siamo in A2, 1, 2. A2 corrisponde a una velocità di 300 giri al minuto. Cioè il motore gira e il mandrino compie circa 300 giri al minuto. È la velocità più bassa disponibile. Io la tengo sempre impostata su questa velocità perché principalmente foro ferro. È la giusta velocità per forare il ferro. Ad esempio un diametro del genere solo a quella velocità si può fare senza danneggiare le punte. Se dovessimo bucare il legno, alluminio, materiali molto teneri, potremmo arrivare anche a velocità maggiori. Come si sposta la velocità? Qui in questo modello, ma sono più o meno simili, abbiamo questa leva che sposta il motore. Prima va allentato questo dado che permetterà al motore di scorrere. Adesso tocco la leva che vi ho mostrato prima e avvicino il motore. Vedete come scorre? Ecco fatto. Adesso ho la cinghia che può essere liberata. Questa puleggia di rinvio ha una rotazione, posso liberare le cinghie. Ecco, le cinghie sono perfettamente uguali, con gli anni tendono a consumarsi ma sono pezzi facilmente reperibili. Mettiamo la massima velocità che sarebbe C1, quindi andrò a posizionare la puleggia sulla motrice sullo svaso C1 e la seconda sulla puleggia più piccola sopra. Allora cosa farò? Metterò prima la puleggia che va sotto. Adesso vi faccio vedere questa puleggia, non si vede tanto bene ma corrisponde 1, 2, 3 e 4. Nel mio caso mi serve C, devo collegarla al 4. Ecco fatto, adesso ho fatto così. Mi raccomando, le cinghie devono stare sempre in orizzontale. Allora diciamo C1, 1 è questo in questo caso qua, e per collegarmi a C1 farò così. Ecco la configurazione. Siamo a C, la puleggia più bassa della motrice, C orizzontale, poi sulla puleggia di rinvio mi metto sulla più alta perché devo arrivare alla più bassa che sta di fronte, che è la 1. Fatto ciò devo mettere in tensione, sempre girando quella famosa leva, vedete, allontano come va tensionato, poi stringendo blocco lo scorrimento del motore. Una cosa molto importante quando si fa questa operazione: le cinghie non vanno tirate a morte, no, questo già è un po' troppo tirata. La cinghia deve poter neanche essere lenta, ma tra le mani deve poter girare un po'. Sentendola così, questo è quasi buono. Deve poter fare questo lavoro. Adesso blocchiamo. Perché è importante questo particolare?
perché tirando troppo le cinghie si mettono sotto sforzo i cuscinetti inutilmente e alla fine si romperanno. Secondo motivo, le trapane a colonna hanno una funzione di sicurezza non indifferente. Se una punta disgraziatamente si dovesse impuntare, scusate il gioco di parole, su un pezzo tipo questo, un pezzo di ferro massello, se si dovesse bloccare, il motore può continuare a far girare solo la cinghia su se stessa. Male che vada, si brucerà la cinghia, ma deve essere proprio uno che si blocca e non spegne niente. Con questa configurazione il ferro non si può bucare assolutamente. Adesso questa è una configurazione che gira a 2410 giri al minuto, una velocità folle. Bucando un pezzo di ferro così la punta si disintegra in un attimo, si brucia. E il trapano a colonna serve a non far bruciare le punte, quindi questa velocità andrebbe bene per un profilato d'alluminio, per plastica, per una fresa da legno. Questa è una punta, uno spadino da legno. Questa potrebbe girare a questa velocità. Comunque controlliamo sempre sulle confezioni quando compriamo queste punte qual è la velocità massima che sopportano. Forse per il legno e l'alluminio è migliore una velocità più alta perché il truciolo viene tagliato meglio. Mentre per il ferro dobbiamo girarci sempre tra una velocità di 300, 600, massimo potremmo arrivare a 800 giri, qui 790, ma non oltre, se no bruciamo le punte in un attimo. Cerchiamo di prenderne sempre uno che abbia la pulsantiera anteriore. Come premo si ferma. Cioè, vedete quanto è comodo? Ha varie funzioni. Qui c'è una leva, si può alzare il pianetto o abbassarlo e girarlo se vogliamo cambiare la punta perché è troppo lunga. Così. Questo piano può anche ruotare. Adesso vedete come può, il piano può essere bloccato secondo i gradi. Qui c'è lo 0 un po' sporco, non si nota tanto, ma c'è punto 0, 20 gradi. Uno che deve fare una lavorazione per il legno lo blocca così, ci rimonta il pezzo e diciamo può fare un foro secondo l'inclinazione desiderata. Un'altra comoda funzione, volessimo fare un foro da 1 centimetro, parecchi fori da 1 centimetro, ho messo, qui sono millimetri espressi, 10 millimetri. Adesso il canotto scenderà massimo non più di 10 millimetri. È utile per ripetere, non so, uno che fa centinaia di fori, più che altro per la falegnameria. Mi trovo con legno, farò una lavorazione sul legno ad alta velocità. È ben bloccato. Vorrei fare un foro qua, dove sta segnato col pennarello. Però la punta sta qua. Allora, tenendo lento il blocco del piano, mi sposto così, stringo il piano, posso giostrare anche il morsetto fino a, con una 13 do una stretta, così avremo la sicurezza che il pezzo, vedete, è ben saldo. Adesso accendiamo. Vedete che bel taglio pulito. Adesso proveremo a bucare questo blocco di ferro, rimettiamo la velocità bassa, in questo caso dovrò mettere a 4, 300 giri al minuto. Quando si buca la punta non va forzata, questa maniglia deve accompagnare, dobbiamo vedere il truciolo che esce, quello è indice anche di una giusta velocità. Quindi adesso accendiamo. Cosa bisogna fare appena fatto il primo foro di invio? Mai mettere prima, ma sempre appena si comincia a incavare un po', non so se si vede, una goccia di olio. Ecco qui il pezzo finito. Abbiamo trapanato un pezzo di metallo di 4 cm senza danneggiare la punta. Girando il piano possiamo, abbiamo
pezzo di ferro da pulire. Sempre al numero di giri basso, consigliato. Mi raccomando, quando si usano queste spazzole rotanti, hanno il brutto vizio di scagliare questi pezzetti di acciaio lontano. Quindi utilizziamo sempre il viso una protezione di questo tipo. Guanti protettivi. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, metti un like e condividi. Se il mio canale ti piace, puoi fare una piccola donazione seguendo il link in descrizione. Grazie.